Nello scorso video abbiamo iniziato a costruire il camper più piccolo al mondo. Ok, a vederlo così non sembra, ma fidatevi che dopo i lavori che andremo a fare, forse lo diventerà. Oggi proveremo a finire la cucina. Se ce la faremo, lo scoprirete alla fine del video. Non perdiamoci in troppe chiacchiere, sigla e iniziamo. Ieri sera ci siamo lasciati con questo problema, ovvero il fatto che il pianale non sta dritto ma va tipo uno scivolo in giù. Quindi dobbiamo trovare una soluzione. Dato che la notte porta consiglio, abbiamo un'idea per come risolvere, adesso proviamo. Abbiamo iniziato svitando le viti per poi perdere tempo con il seghetto. One eternity later. Abbiamo un seghetto alternativo, perché non usarlo? Perché non ho voglia di andarlo a prendere. Allora vai a mano con quella seghettina. Ah! Ma mi parte via quello alternativo, però ho un'altra idea. Dopo aver recuperato un seghetto più funzionale, l'idea è stata quella di inserire delle rondelle tra le viti e il pianale per compensare il dislivello. Funzionerà? Ha funzionato la nostra idea oppure no? Come Allora, si presenta? questo teoricamente Poi dobbiamo tagliare le viti. quindi non rimarrà così, ma dritto. E questo quando si apre, qua sarà contro il monopattino. Adesso riesco a malapena fare tutto insieme. E questo sarà dritto così. Quindi questa è la situazione, abbiamo un piano d'appoggio più ampio come volevamo. Tema numero 2 che abbiamo riscontrato. Non si chiude non per causa delle viti, ma per lo spessore del pannellino di legno. Quindi adesso dobbiamo risolvere quest'altro problema, perché se no andiamo in giro così. Non mi sembra comunque una cosa bellissima da vedere. Ma porca vacca, abbiamo appena finito di Che risolvere una roba, palle. che n'è già un'altra da sistemare. Che disdetta. Basta! Però è così, si sa che quando si fanno dei lavori bisogna anche un po' improvvisare, quindi adesso risolviamo anche questo problema. Abbiamo svitato di nuovo il pianale, girato la cerniera, infatti questa qua si chiude, questa non si chiude e quindi ora giriamo anche l'altra così. Così in teoria dovrebbe chiudersi il pianale e quando si apre invece dovrebbe arrivare più o meno giusto, poi lo fermiamo noi dove ci serve. Esatto. Con questa situazione le nostre rondelle non vanno più bene perché ora abbiamo lo spessore di questo, quindi se lasciamo solo le rondelle questo poi sta comunque sollevato, quindi mettiamo un pezzetto di legno che è l'altezza di questo sugli scarti di ieri con le viti qua e tecnicamente dovrebbe reggere sia da questa parte che quando si piega di là. Porca vacca, qua è un continuo. Più difficile del previsto Che è più difficile fare questo che la panda camperizzata, perché come alcuni di voi sapranno, per far la panda camperizzata abbiamo fatto tutta una guida nel quale spieghiamo passo dopo passo come fare il cassone, il tavolino, una roba e l'altra, ed è molto più facile che questa roba qua, caspita. C'è tra l'altro il link in descrizione. Proseguiamo. Neanche il tempo di iniziare e giù con i santi. Minchia, oh, ma Idea di m***a. Hai sentito il crack? ho sentito, sì. Per fortuna siamo molto pazienti. Proseguiamo fissando il tutto alla scatola e tappo al brico per un paio di acquisti. Ok, abbiamo fatto un po' di acquisti, adesso dobbiamo sistemare qui queste viti perché sporgono all'interno e quindi rischiamo di farci male quando andiamo a prendere le varie cose. Le Via. Rasiamo via tutto. tagliamole! La scatola è praticamente pronta, ci manca un solo passaggio, ovvero mettere delle catenelle che da qua tengano fino a qui in modo tale da resistere poi durante l'apertura e non chiudersi invece la scatola. Precisa! Oh, comunque le nostre prof di tecnica delle medie sarebbero fiere di noi. Ciao prof! Cosa fai, capitanoncino? Guarda qua, Wow, che strategia! mica pizza fighi qui, Ora svitiamo questi occhielli che abbiamo appena messo perché dobbiamo verniciare quest'asse e anche un po' di nuovo la cassetta, dato che lavorando l'abbiamo rovinata tutta. È quasi finita, se Dio vuole o se Christian vuole. Lascialo così. Noi adesso volevamo ribaltarlo con calma, piano piano, perché così almeno riuscivamo a verniciarlo anche da questa parte. Il fatto è che sta già su da solo e quindi sti cavoli. È un gioco di prestigio. Noi non lo toccheremo mai più nella vita. Che me, Clemor. Cosa che hai messo in testa? Sei in equilibrio. Il tappo? No, non l'ho sporcato. Come l'hai girato? Non è sporco.
Ed ecco che entra in gioco lei, la cassetta numero 2. Che ci servirà come stivaggio di altra attrezzatura, come ad esempio qua pensiamo a pentole, stoviglie varie, cose di questo tipo, insomma, roba per cucinare. Dobbiamo legarla, fissarla sempre con gli stessi collari dell'altra. Questa la mettiamo sotto perché avendo il piano qua scorrevole si riesce ad aprire lo stesso. Forza e courage che dopo aprire il vermage, eppure siamo ancora a gennaio. Allora, facciamo così: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, Amore, 4, ma 5, 6, misura 7, per 8, 9, favore. 10. Questo qua in mezzo, questa linea qua 5. Qua siamo a metà, vedi? Pam. Questa la mettiamo e non la togliamo più. Classica forbice. Ho perso un pezzo. Perché? Ma non era fissato, amore. Non era fissato. Non era puntato. Dov'è che Dov'è il dado Stai adesso? ferma. Attacchiamo la cassetta. Ok, lo sappiamo, molti di voi penseranno che questo sia un timelapse. In realtà noi siamo davvero così veloci. Non lasciatevi ingannare dalla prospettiva. Vabbè, abbiamo messo la prima cassettina del monopattino camperizzato. Fa già ridere così. Ragazzi, Cioè, raga, ma dove lo trovate un monopattino con una cassetta porta tutto in realtà? Adesso vi facciamo anche vedere cosa ci mettiamo dentro. È ora anche di iniziare a riempire perché bisogna arrivare al sodo. Ora che abbiamo attaccato la cassetta ed è stabilissima, raga, non si muove proprio. Cioè, questa la spingi. Possiamo però riempirla. prima cassetta messa, adesso mettiamo l'altra. Tocca mettere il guantino perché sennò mi faccio male. Come sull'altra cassetta, anche qui ci volevano i 2 collarini da fissare al telaio del monopattino. Una volta avvitati, non ci restava che posizionare il tutto. Cassetta completata finalmente. Adesso vediamo come si presenta sul monopattino. Dai, a che roba. Adesso che abbiamo messo la cassettina, non ci resta che riempirla. Perché abbiamo le cose per cucinare, però cosa cuciniamo? Quello che ci mettiamo dentro adesso. Ovviamente il cibo non è stato messo a caso, ma disposto in modo millimetrico per ottimizzare lo spazio. Le cassette, come ben sapete, non sono complete. Il pianale c'è, ma dobbiamo farlo stare su da solo. Non ho voglia di star qua io a tenerlo. Per questo motivo ci siamo procurati 2 catenelle da fissare alla cassetta. Sì, però se non togliamo tutto sto cibo qua, difficile che arriviamo agli occhiali che sono in fondo, quindi via. Una volta svuotata la cassetta, abbiamo aperto le maglie delle catenelle e infilato gli occhielli, con l'aiuto della pinza pappagallo. Ciapa lì, ho preso pure la bolla per metterlo in piano. Wey, qui le cose si fanno bene, eh? Mamma mia, oh, va che roba, perfetto. Wata! Grazie Sara per questo giubbotto pazzesco. Toccherà ricomprarglieli tutti, cazzo, gli freghi tutti i È giubbotti. vero. Dei polli, perché c'è un problema, perché noi nella parte sotto della catena non dobbiamo aprire l'anello, dobbiamo aprire l'occhiello, perché se no come facciamo ogni volta a infilare e sfilare? Adesso proviamo ad aprirlo, anche se la vedo grigia perché è davvero tanto spesso. Neanche il tempo di dirlo ed è successo questo. Merda. Ma per fortuna la pinza pappagallo risolve tutti i problemi. Raga, ma è una figata, c'è una figata, ma che roba, resta da solo. Perfetto! Di cosa stiamo parlando? Naturalmente a fine video testeremo anche la tenuta appoggiando sopra da mangiare, il fornello e tutto quello che ci va Quanto? dietro, tutto quanto. La prima roba che mettiamo vola per terra. Non è vero, col piffero, tiene su anche me, guarda. No! Quindi prima missione del sistemaggio cassette completata. La seconda missione per le cassette è capire come chiudere qua, perché sennò mentre andiamo questo fa così e si apre. Dopo aver preso le misure non ci restava che fare un preforaggio e inserire il gancetto con il suo tassello. La meccanica di precisione, Per non lasciare la vite proprio così a vista, dato che è un po' appuntita, mettiamo il tassello. Lo stai scocciando, amore, come fai sempre con me. Sei bravo a scocciare le cose. Zacchete. Va che lavoro di ingegneria qua. Lavoro certosino. La prova del 9 è il coperchio, si ficca e non esce. Il coperchio, allora questo va lasciato così per far entrare il coperchio, giustamente. Esatto. Vada. Ok, e poi quello fa così. Mamma mia, che Tac. spettacoleria. Qual è il principio? Che questo così non viene in avanti perché c'è questo che lo blocca. Batti il 5, amorsito.
E voilà! vediamo Siamo un po'. pronti per una prossima avventura. No, non è vero, non siamo ancora pronti per la prossima avventura perché ci sono ancora un sacco di lavori da fare. Però quasi quasi adesso andiamo a provarlo, così vediamo se tutto quanto regge. Così poi possiamo andare avanti e proseguire con tutto il resto che c'è ancora da fare. In questo video vi abbiamo fatto vedere il reparto cucina, ma mancano ancora il reparto per andare a dormire, quindi letto, e il reparto per andare in bagno. Quindi a 70 like vi facciamo vedere la parte 2 del monopattino camperizzato. Grazie per aver guardato il video fin qua, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!